Se qualcuno mi facesse la domanda: "Hai mai rischiato?" Beh, non potrei vantarmi di aver puntato sul 2 in Inter Cagliari, però accantonare un canale attivo da più di 10 anni al terzo anno di un progetto per ricominciare su uno completamente nuovo, potremmo chiamarlo un rischio, o no? Beh, come avete potuto vedere siamo qui e con una veste nuova. Molte volte mi sono fermato a riflettere nel capire se questa fosse la decisione giusta, perché comunque io per l'altro canale ho fatto molte cose e quindi perché andare a fare un qualcosa di simile? Da dove è nata l'idea? Beh, io nel tempo ho capito una cosa: se c'è un qualcuno di più bravo in qualcosa che lo fa da tanto tempo, è bene capire cosa fa, perché si muove in un determinato modo e imparare. In questo caso la guida è stata un po' da Federico Marconi con la sua ormai ex YouTuber League. È vero che i nostri sono progetti agli antipodi, il nostro è un fondo praticamente zero, mentre il suo è oltre i 40.000 euro con più di 100-120 creatori di contenuti coinvolti, ma il concetto di base è lo stesso, ossia puntare su uno sport, nel suo caso il calcio, nel nostro le corse, divertirsi insieme cercando di prendere spunto dalla controparte reale, nel suo caso le partite di Serie A, nel nostro la Formula 1, o meglio, le corse televisive. E a quel punto lì lui ha deciso di far camminare il progetto con le sue gambe e con le sue forze, lasciando che il tutto prenda piede da solo. Lasciando che il tutto prenda piede con le sue forze, mentre a se stesso, a Federico, lui ha concesso uno spazio nuovo. In questo caso qui la manovra è simile ma al contrario, ossia lasciare il canale principale dedicato a ciò che io ho fatto nel corso del tempo e creare un canale a parte per la DDG. Il più è guardando un po' i numeri, perché se uno guarda il canale vecchio, cioè il canale vecchio, quello su cui ho pubblicato le prime 2 stagioni, i numeri non sono disastrosi, cioè comunque 1200 iscritti, 150, 200 visualizzazioni media video, 120, 140, 180, quello che è. Non è terribile in realtà. Il problema è che il numero è completamente falsato. E perché dico questo? Perché io nel corso del tempo ho sempre puntato più su me stesso che sul contenuto e quindi le cose che ho portato negli anni sono diverse. C'è stata la carriera su Formula 1, quelle con Ferrara Corse, quelle con la McLaren, quelle con la Renault, ne ho fatte tantissime. Ho fatto la carriera sia su PES che su FIFA. Su PES la feci con la SPAL nel 2020, su FIFA la feci concentrata sull'allenatore piuttosto che sulla squadra. Furono 2 carriere buone che comunque qualcosa mi hanno portato. Dopo ci sono stati altri contenuti, c'è stato per esempio quando ancora esisteva il gruppo Pild con cui facevamo i video su Warzone, oppure altri video che sono andati particolarmente bene, eh, video su Fortnite. I contenuti ci sono stati, però come appunto potete intuire da soli, i contenuti sono stati tanti. Dopo, in mezzo agli iscritti, c'è stato chi si è iscritto per amicizia e chi anche per dispetto. Mi dite un'iscrizione per dispetto? Ci sono anche loro. E come dicevo, il canale è aperto da più di 10 anni, io adesso ne ho 25, viene da sé pensare che il tutto è aperto quando ero ancora in terza media. E a quell'età, quando non fai qualcosa che fanno tutti come ascoltare inquinamento acustico, pettinarti da coglione, travestirti da clown, correre dietro a una palla, vieni visto in modo strano. Uno che fa video su YouTube non è una cosa particolarmente comune e quindi lo si guarda un po' di traverso. La cosa non mi è mai stata detta in faccia, ma a posteriori mi fermo, ci penso e secondo me è andata così. Il problema di base è che io sono malato da tanto tempo di una malattia che si chiama menefreghismo, cioè sinceramente a me non me ne frega un cazzo di nessuno. Quello che altrove cercava di essere un gesto per sfottere, in realtà era regalarmi delle visualizzazioni e quindi io ne ho sempre tratto un vantaggio personale perché, come dicono certi personaggi molto chiacchierati, eh, che ne parli bene o che ne parli male, comunque stai parlando di me, e quindi il vantaggio c'è. Il vantaggio c'è.
Tutto questo per dire che, ahimè, l'algoritmo dell'altro canale è tanto macchiato da tutti questi fattori, perché chi mi ha seguito per dispetto, chi mi ha seguito per amicizia, chi per la carriera su Formula 1, chi per quella su PES, chi guardava i video su Coda, eccetera, eccetera, non è automatico che venga a seguirmi anche su un campionato di go-kart a noleggio, ma anche solo uno che fa le carriere su Formula 1, magari è un purista che dice no, i kart quelli veri non sono quelli a noleggio, non mi piace guardare i trattori che girano in tondo e quindi non ti seguo. E quindi su questa base, a meno che non avessi beccato la viralità per qualcosa, far crescere il progetto è una cosa praticamente impossibile secondo me. Ed è lì che sono arrivato al punto di dire preferisco ricominciare da capo. L'idea di base è iniziata a balenare precisamente da Franciacorta, perché penso sia stata la gara più bella nella storia della DDG, sia gara 1 che gara 2, eppure sono stati i video visti meno per assurdo. Eppure, clamorosamente, sono i video che sono stati guardati di meno. Addirittura gara 1 non penso neanche sia arrivata a 100 visualizzazioni, per dire. O se c'è arrivata di recente. Quel che è che io non voglio concentrarmi troppo sulle visualizzazioni, ma dobbiamo guardarci sotto un altro aspetto. Lo sforzo che c'è dietro a questo progetto è enorme. Cioè i video sono la cima, ma dietro c'è tutto il resto. Facendo tutte queste cose, per quanto uno non guardi le visualizzazioni, perché in fin dei conti che ne faccia 700, che ne faccia 400, che ne faccia 200, da YouTube non prendo nulla. Fondamentalmente, per quanto non le guardi, vorrei fare in modo che il tutto sia spinto al 100%. E per spingere al 100%, voglio fare questo passo, consapevole che l'inizio è un po' un lago di sangue. Infatti, già all'inizio gli iscritti sono una parte, ma ciò mi motiva ancora di più. Ero più che consapevole che sarebbe partito così il tutto, perché anche all'interno del mio stesso campionato c'è chi gli interessa più che altro correre, non gli interessano troppo i video. Dopo c'è chi gli interessano i video, quello sì, ma non è una percentuale del 100%. Però questo mi motiva di più, perché significa ancora di più che se questa cosa scoppia e va forte, è più grazie alle forze mie e di chi mi sta dando una mano, perché dal secondo anno in poi contiamo delle persone dietro di me che mi stanno aiutando, come Aurux, come Franz, come Rami, che sono stati i primi a tendermi una mano quando il tutto sembrava andare verso la fine. E per fare tutto ciò io voglio che la gente che venga a seguirmi su questo canale lo faccia consapevole che questo canale è concentrato al 100% su un campionato di kart a noleggio e non sui videogiochi, su questo o quell'altro. Preferisco avere meno pubblico, almeno all'inizio, però che mi segua tutto per questo, un pubblico più attivo. Non so in realtà questa decisione dove porterà, che percorso ci attende, anche perché io tendo a vivere la giornata. Non so quanto tutto questo durerà, se questo sarà un anno e poi basta, se farà altri 2 anni, se ne farà altri 5, se ne farà altri 8, 10, 12, perché un po' dipende da me, ma dipende anche da chi ho intorno. Se l'interesse tenderà a calare, è probabile che non avrò più le condizioni per organizzare un campionato. Tuttavia, per far funzionare un progetto bisogna avere le palle di rischiare, e rischiare sotto ogni aspetto. I primi 2 anni erano figli, almeno a livello visivo, della Formula 1, puntando su delle grafiche che richiamano totalmente quell'ambiente. Mentre quest'anno ho voluto prendere spunto da tanti concetti diversi, il WEC, la MotoGP, la Formula 1 stessa, la Super Formula, l'IndyCar, perché anche l'occhio vuole la sua parte, bisogna rinfrescare. Rinfrescare non significa necessariamente stravolgere, ma significa dare una nota nuova al tutto. Non sono il genere di persona a cui piacciono i rimpianti, preferisco 1000 volte provare e fallire piuttosto che stare a braccia conserte a pregare nella divina provvidenza. Poi se la mia scelta verrà premiata, ne sono più che felice. Se la scelta si rivelerà fallimentare, ne prendo atto, ma sono più felice di averci provato piuttosto che niente. Io sono Pata, ho appena fatto il salto nel burrone, la mia speranza è atterrare in piedi.